Ciao da Gabriele di Stati Calmo, il canale che ti aiuta a prendere decisioni più rigorose per la tua azienda tramite la statistica. Oggi voglio farti vedere uno strumento che è diventato molto chiacchierato nell'ultimo anno, ma soprattutto negli ultimi 3-4 mesi. Abbiamo a che fare con ChatGPT, ossia un LLM, che significa modello statistico molto ampio, o largo. Non mi piace usare largo, quindi ho preferito dire molto ampio. Come sai, io cerco di darti una serie di strumenti che possono aiutare la tua azienda in varie modalità. In questo video voglio farti vedere un qualcosa che in realtà fa parte di un passaggio, non un risultato fatto e finito. Prima voglio parlarti per qualche istante di questo strumento. Io ho visto nei vari articoli un sacco di aspettative, secondo me qualcuna mal riposta, nei confronti di questo strumento. Qualcuno parla di avvento finalmente di intelligenza artificiale generale, qualcuno nell'ambito della linguistica fa critiche di natura tecnica per quanto riguarda l'aspetto linguistico. Io ti posso dire che in tutta onestà difficilmente mi sentirai così positivo nei confronti di qualcosa. Vedo questo strumento come una delle migliori invenzioni degli ultimi 20 anni. Mi diverto molto ad usare questo strumento, oramai uso più questo che Google, e Google questo lo sa, infatti qualche settimana fa ha annunciato piani per creare la sua versione di questo strumento, anche perché Microsoft ha giocato d'anticipo e quindi la competizione crea gli standard, come diceva qualcuno. Allora, ti faccio vedere qualcosina. Se per caso tu hai avuto esperienza di chatbot negli ultimi 4 anni, ti anticipo che qui abbiamo a che fare con qualcosa di completamente diverso in termini di utilità e potenza, ma vedrai perché ti dico queste cose. Poi io voglio sottolinearlo, io tendo a non esagerare e se lo faccio puoi scrivermelo tramite commento, ma vedrai. Allora, supponiamo che hai un'azienda in Lombardia. Vuoi verificare se il tuo fatturato aggregato per mese segue quello che risulta la serie storica del fatturato in Lombardia. Ora, una cosa del genere, senza questo strumento, richiede andare in dati Istat, che di per sé non è una cosa lunga da fare, ma serve esperienza nella piattaforma e per assurdo risulta più rapido usare questo strumento che dati Istat. Ma non voglio discutere sulla qualità dei server della pubblica amministrazione. Chiusa parentesi. Comunque, io gli chiedo, e bada bene che questo strumento funziona tanto meglio, tanto più specifica risulta la tua richiesta. Io gli chiedo, fammi una tabella del fatturato della Lombardia degli ultimi 10 anni. Ah, come vedi questa richiesta non funziona e ti consiglia appunto la fonte che ti ho citato. E allora basta cambiargli la richiesta. Mostrami le 10 regioni con più fatturato negli ultimi 10 anni. Creami una tabella. Come vedi, con quest'altro input riesco a ottenere il risultato desiderato. In questo conveniva andare su dati Istat piuttosto che fare una serie di tentativi. Ora, io posso fare anche un qualcosa di ulteriore che mostra la potenza dello strumento e in particolare della funzionalità della catena di comandi.
Se tu in passato hai utilizzato i chatbot, questi non avevano memoria dei messaggi precedenti. Invece il bot della società OpenAI ce l'ha questa caratteristica. Quindi io gli chiedo, mostrami all'interno della precedente tabella la popolazione per anno della regione Lombardia. E qui viene una cosa che io trovo molto interessante, gli faccio una richiesta ulteriore. Calcolami anche il fatturato pro capite per gli anni che hai mostrato. Guarda che bellezza, guarda che bellezza. Io quando vedo un risultato così mi stupisco. Ora, io posso provare a fargli una richiesta ancora più specifica. Capisci che se tu hai un'azienda che hai aperto l'altro ieri, non te ne fai granché di questi anni di dati. Io gli posso chiedere, hai i dati precedenti per quadrimestre, per mese? Se no, li hai per quadrimestre o una aggregazione temporale inferiore all'anno. Qui vediamo cosa succede. Ok, vedi? Tocchiamo un limite. Non abbiamo solo a che fare con un limite dello strumento, ma dei dati con cui è stato addestrato. Proviamo comunque a insistere sul trimestre. Ok, così ci dà un risultato meno aggregato. Però ti faccio notare che nel mentre si è perso un'informazione. Non mi ha messo la popolazione e anche il fatturato pro capite. Questo probabilmente è successo perché la popolazione non ha senso rilevarla ogni 3 mesi. Adesso glielo chiediamo. Colonne. Ecco, vedi? Come ti anticipavo, qui serve un po' di esperienza in demografia, che puoi acquisire ad esempio andando e smanettando sul sito demo.istat. Sto notando che sta facendo una cosa, diciamo, un po', permettimi la parola, il paraculo, nel senso assume che nei vari trimestri la popolazione risulta stazionaria e quindi spacchetta i dati per rispondere in maniera furba alla mia domanda. Quindi, come vedi, ha varie potenzialità. Bisogna un po' smanettare per capire quale input, più specificatamente prompt, ti dà i risultati desiderati. Tra l'altro ti faccio notare che qui si è fermato al 2017. Vediamo perché. Hai dati solo fino al 2017? Pensavo li avessi anche fino al 2021. Inoltre, e qui mi fermo qui perché poi ti voglio far vedere una cosa. Vabbè, qui come vedi si è un po' incasinato secondo me perché fino a poco fa i dati li aveva fino al 2021, ma nel momento in cui gli metti la popolazione per qualche motivo si blocca. Chiaramente ora si pone il problema di voler esportare questi dati. Come ti ho detto, tutto questo te l'ho fatto vedere come un passaggio, non come risultato fatto e finito. Perché poi cosa succede? Vorrai magari fare una correlazione, nel senso questi sono i dati a livello di Lombardia, poi i dati tuoi aggregati per trimestre oppure per anno se hai un'azienda molto più longeva e puoi farti la tua correlazione. Quindi puoi provare a fare così, copy, vai su Excel e provi a incollare. E come vedi non hai nessun problema. Tra l'altro fino a qualche giorno fa in formato tabellare lo mostrava in maniera diversa.
e non veniva un copia e incolla pulito. Fortunatamente questo campo va velocissimo, nel bene e nel male, e quindi adesso consente di fare questo incolla senza problemi. Ma supponiamo che la cosa non andava a buon fine. Io potevo dirgli, mi puoi rendere la precedente tabella un comma separated value, cioè un valore separato da virgole? Ecco, vedi? Ti dice già, copia il codice, poi tu cosa farai? A parte che non è un codice, vabbè. Tu cosa farai? Aprirai un normalissimo blocco note, glielo appiccichi ovviamente quando ha finito, e poi salvi e puoi caricare in qualsiasi software di analisi, come ad esempio JASP, piuttosto che Tableau. In questo caso potrebbe bastare Tableau, ma non ci mettere la mano sul fuoco, e basta. Chiaramente ha i suoi tempi, anche se comunque questo video è registrato alle 11 di mattina e lo strumento ha un'ora di punta che coincide con gli orari americani. Comunque ha i suoi limiti, non è Gesù Cristo sceso in terra, però indubbiamente quanto ne sa lui non esiste nessuno che ne sa quanto lui, perché hanno addestrato questo algoritmo di apprendimento linguistico con dei dati, se ricordo bene, che vanno dal 2001 al 2021, con una serie di fonti immensa, cioè Wikipedia, praticamente buona parte del web. Siamo di fronte a qualcosa di mai visto e ha potenzialità immense, immense. Ok, non voglio continuare la tortura e poi fargli domande di altra natura. Proviamo a fargli questa. Quanto hanno fatturato le aziende di abbigliamento in Lombardia nell'ultimo anno? Vediamo cosa risponde. Ecco, questa domanda risulta troppo specifica. Proviamo a fargli un'altra che chiama in causa uno strumento di Google. Mostrami le tendenze dell'abbigliamento della regione Lombardia per mese, per chiave di ricerca, per volume, ricerca, per volume, usando Google Trend. Vediamo se lo prende così, ho i dubbi, ma proviamo. Vabbè, proviamo a modificargli l'input togliendo questa cosa. Provo a inserirgli un input senza quell'indicazione. Ha avuto un blocco e ho aggiornato la pagina, quindi ho perso la conversazione. Quindi io volevo mostrarti i risultati senza specificare Google Trend. Vediamo cosa succede. Ok, vedi che però comunque lui, anche se non sa una cosa, cerca di mettere una pezza sul buco. Anche qui, come mi vedi in faccia, questa cosa mi fa piacere. Quindi immaginate avere una persona che sa tutto alla portata di pochi click. Non tutto, ma fino al 2021 delle cose pubblicate in rete, ok? Per sapere che esistono strumenti del genere ti serve almeno qualcuno che ha una formazione in marketing. Qui te lo dice lui, quindi capisci anche l'incremento di produttività che può fornire questo strumento. Ora, mi invento un'altra richiesta da fargli. Gli farò una richiesta solamente dal punto di vista dimostrativo, nel senso io scriverò cose che c'entrano con la statistica, ma bada bene che una richiesta del genere non fa più parte del mio lavoro. Io so che come clienti ho uomini di mezza età, vicini alla pensione, con un lungo matrimonio alle spalle. Suggeriscimi 5 slogan pubblicitari che mi aiutano a vendere Trapani della Bosch.
Allora, perché ho voluto farti vedere questa cosa solo come esempio dimostrativo? Perché quando si va su questo settore, lo strumento, essendo un modello, ed essendo che il modello apprende in funzione della frequenza delle occorrenze che trova su internet, tenderà a suggerirti le cose più frequenti in base all'input che gli hai dato. Ora, io non so quali di questi 5 fa vendere di più, ma il terzo punto mi fa ridere, me lo ricordo di più e mi farebbe interessare di più al prodotto. Tutti gli altri, sinceramente, mi sembrano frasi trite e ritrite che può dire qualunque. Quindi, ripeto, io non ti consiglio di usare ChatGPT per fare queste cose qua perché rischi di diventare anonimo essenzialmente. Però come vedi può darti spunti interessanti, spunti, attenzione, spunti. Poi ribadisco, questo non fa più parte del mio lavoro. Trovare questi dati, sì, però questa cosa qui non fa parte di Staticam. Lo ribadisco. Spero di averti affascinato, non dico tanto quanto mi sento io, ma un pochino. Se anche tu hai idee sul come usare questo strumento che ti piace tanto per la tua azienda, mi puoi scrivere i prompt in commento e mi divertirò a provarli. Ciao!